In questo video andremo a fare delle operazioni, secondo me, importanti su questo mio olmo campestre. Le operazioni in questione sono la pulizia del tronco, che vedete ora è tutto verde, per il muschio. Poi devo dare una sistemata a questa parte di secco per dargli modo di rifare bene il callo e richiudere il taglio. Poi vi faccio vedere un po' quali saranno i prossimi step che faremo a pianta spoglia oppure in primavera, quindi vi aggiorno un pochettino sulle mie idee future e quindi cerchiamo di capire come migliorare questa pianta sempre di più. Ciao appassionati di bonsai e benvenuti su questo canale. Oggi quindi, come vi dicevo poco fa, andremo a sistemare questa mia pianta a cui io sono molto affezionato perché è la prima pianta che ho fatto praticamente da zero. Per chi non la conosce vi lascio la playlist qui in alto a destra oppure in descrizione. C'è anche un post Instagram se volete in cui con poche foto spiego la crescita di questa pianta dall'inizio in cui l'ho presa fino a questa primavera praticamente, quindi adesso sarà ancora diversa. Prima di iniziare vi comunico che oggi sarà l'ultimo video di ottobre effettivamente, ma sarà momentaneamente l'ultimo video che pubblicherò il mercoledì, almeno per un po', perché sostanzialmente non c'è nulla da far vedere, perché adesso le piante tendono a spogliarsi, quindi a parte qualche potatura o cose del genere, che ormai mi sono rimaste praticamente quasi zero, non riesco appunto a farvi vedere 2 volte a settimana nuovi aggiornamenti sui video, eccetera eccetera. Quindi torniamo da inizio novembre con un video a settimana. Magari cercherò di portarvi qualche video breve in più, se riesco. Comunque per adesso è così. Poi se ci saranno rinvasi o cose tornerò a fare 2 video a settimana. Intanto vi ringrazio tantissimo per il supporto e adesso cominciamo. La prima cosa che voglio andare a fare quindi è prendere uno spazzolino e andare a dare una bella pulita a tutta questa parte di tronco che sostanzialmente è verde. Perché è verde? Perché è come se ci fosse del muschietto, per farvi capire. E questo accade perché la pianta è attualmente in una zona, dietro ancora peggio, è attualmente in una zona dove praticamente non becca sole, questo lato soprattutto, e quindi rimane più umida e sta facendo del muschio. Quindi io, per motivi estetici maggiormente, bagno il tronco e provo a dargli una spazzolata con uno spazzolino abbastanza, con le setole abbastanza dure, e vediamo il risultato. Quindi adesso metto il telefono sul cavalletto e facciamo insieme questa operazione. Ok, siamo in posizione, la pianta è bagnata, dovreste vedere ben illuminato anche questo lato. E ora, che cosa voglio provare ad andare a fare? Questa cosa qua, esattamente. Vediamo un pochettino se il risultato migliora. Guardate, lo spazzolino è diventato totalmente verde, quindi questa operazione funziona, solo che devo andarla a ripetere per un bel po' di tempo, andando anche a sciacquare spesso lo spazzolino, perché sennò praticamente mi rimane sempre il verde attaccato. Quindi io continuo così, ma il risultato già si vede perché qua un po' di marrone sta uscendo. Sostanzialmente quindi andrò a strofinare molto energicamente, bagnare di nuovo in modo tale che un po' di patina che si stacca scende, cola, e vado anche a lavare questo spazzolino. Quindi al mio 3 voi vedrete il risultato finito. 1, 2, 3. Ecco qua il risultato. Guardate quanto è cambiato il colore. Prima era veramente verde, pochi secondi fa, e adesso invece ha cambiato totalmente colore. Ora io procedo con il resto della pianta, così non vi annoio con questa parte del video,
e poi ci vediamo quando andiamo a fare il resto delle operazioni, la panoramica della pianta e il censimento, diciamo, delle operazioni da fare in futuro. A tra poco! Il risultato è sostanzialmente questo. Come vedete, il tronco è tornato ad un colore marrone. Sono bastati 10 minuti, un quarto d'ora di acqua, spazzolino e olio di gomito, però il risultato è tornato praticamente quello che era un tempo. Sicuramente ci metterà un attimo a tornare verde, però questa è un'operazione molto importante a livello estetico che dovreste fare, quindi quando vedete dei tronchi che tendono al verdino o cose così, una bella spazzolata anche con della semplice acqua come ho fatto io e il risultato migliora di gran lunga. Ora devo prendere un fil di ferro per andare a pulire quel buco lì, che praticamente è il buco d'uscita di scolo di questo buco qua, che dentro può raccogliere un sacco di acqua, sporcizia e il resto, tapparsi e non far uscire più l'acqua, che poi mi va a marcire l'intera parte della pianta. Ora lo muovo un po', se vedete è uscito di sopra, il che è un'ottima cosa. Questa cosa è fondamentale perché altrimenti poi vi marcisce il legno dentro. Ora sono riuscito a toglierlo, perché ovviamente un buco del genere la pianta tende sempre a richiuderlo, soprattutto lì che è un punto comunque molto vigoroso, ed è mia premura 1 o 2 volte l'anno andare lì, passarci semplicemente con un fil di ferro e appunto andare a fare in modo che non si richiuda, altrimenti poi mi porto il marcio praticamente fino giù alla base del tronco, il che non è proprio il massimo. Qui invece dovrei andare con il Dremel possibilmente a rifinire tutta questa parte, in cui non è praticamente uscito ancora la vena viva, e dargli modo di riuscire sopra come ha fatto per esempio qui, che poi questa qua piano piano camminerà e chiuderà il taglio. Ci rimane da pulire questa parte qua, che però purtroppo è ancora bagnata, ma devo farlo lo stesso perché dopo non ho tempo e ora che si asciuga ci mette tantissimo. Comunque ho preso il Dremel, alla fine se serve metto il mastice e sicuramente andrò a fare un secondo passaggio con il liquido gin per metterlo sulla parte nuova, tra virgolette. Ho messo anche la luce a favore, dovreste vedere abbastanza tranquillamente, e io inizio.
se vedete bene qui comincia ad esserci del verde, quello significa che siamo arrivati alla vena viva, quindi qui in questo punto sono arrivato dove volevo. Ora però il problema è tutta quest'altra parte che devo provare a sistemare. Ok, allora se vedete bene qui sotto dovrei essere arrivato al vivo, qui c'era una parte verde che adesso si è coperta con la sporcizia ed era al vivo, anche qui la vedo, tutto questo pezzettino qui giù, e praticamente sono arrivato a fare il giro da quest'altra parte. Così facendo ho anche risolto il problema del ristagno che mi si faceva sempre in questa zona. Quindi adesso mastice tutto intorno di nuovo e poi liquido gin in questa parte. Facciamo una bella salsicciotta di mastice. Questo è mastice giapponese. E la andiamo ad applicare per bene. Per chi non l'avesse mai utilizzato, va applicato praticamente bagnandosi per bene le mani, altrimenti vi rimane tutto attaccato alle dita. Però è un prodotto veramente ottimo che serve a far respirare comunque il legno, ma andando ad uccidere batteri e cose così. Vedete, mi si è seccato il dito e adesso si è attaccato tutto quanto. Ribagno un po' le dita e lo vado a riapplicare. Finisco anche un pezzo qui e un pezzo qui, così per sicurezza ho coperto tutto. Ok, la nuova parte di legno secco, tra virgolette, è abbastanza bagnata. Si dovrebbe essere anche asciugata un minimo perché comunque l'ho bagnata da un po', quindi dovrebbe diluirsi il liquido gin, ma non troppo. Ora vado a passarlo cercando di coprire al meglio tutta la parte interessata. Come vedete non sta scolando, per fortuna, però il legno dovrebbe essere abbastanza impregnato per farlo andare tutto più in profondo possibile. Ora vi faccio un po' una panoramica, andandovi anche a spiegare quali saranno le future operazioni. Diciamo che adesso dal fronte un po' meglio, si comporta un po' meglio questa parte, e anche il fatto che sia tornato marrone il tronco è veramente una cosa buona. Allora, quindi passi futuri. Come ho fatto su questa parte, devo andare a gestire tutte le biforcazioni che spesso nel resto della pianta sono a 3 o a 4 addirittura, quindi devo gestirle. Per esempio qui devo andare a chiudere un po' con il filo in modo tale che questo mi va un po' meno sul fronte, ma questo qua mi va un po' più sopra rispetto al palco che va sotto, e quindi mi vado a fare 3 livelli di palco. Qui già l'ho fatto perché il ramo era molto forte. Di qua ci sono questi 2 rami e poi questi 2. Io dovrei andare a tagliare qui e fare in modo che questi 2 mi vengano un po' più avanti e andare praticamente a fare lo stesso discorso che c'era là dietro, o che comunque ho fatto qui, che lo sono andato a sistemare.
Anche qua magari devo fare in modo di tornare un po' più indietro. Questo qui dietro forse va bene così, perché comunque abbiamo i 2 livelli sotto e il livello sopra che poi si biforca a sua volta. Questo ramo qua che ho costruito da quest'anno mi dovrebbe andare a funzionare come livello intermedio qui, quindi da qua dovrei biforcarmi e quindi questo ramo di conseguenza dovrebbe andare un po' più basso. E un'altra cosa che mi manca probabilmente, visto che qua ho questo ramo, qui dietro ho questo ramo, qua sotto ho questo ramo, poi c'è questo qui su e l'apice, mi mancherebbe un ramo che va praticamente a coprire questa zona. Quindi da qui, che ho tagliato perché proseguiva dritto, a me serve un rametto che fa questo lavoro qui. In primavera magari potrei provare a fare un innesto in foro passante, vediamo un attimino poi che idea mi viene. Quindi la pianta andrà potata parecchio, tramite un po' di filatura andranno messi a posto tutti i palchi, però sono veramente contento perché questa pianta ogni anno migliora. Vi ricordo di andare a vedere com'era questa pianta ormai quasi 4 anni fa e lì capirete quanto il lavoro costante fatto nel modo corretto siano utili a tirar fuori piante veramente di valore, da per esempio una pianta che era praticamente un pezzo di legno da camino. Ovviamente il fatto che è un olmo aiuta molto nel discorso. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, ho cercato di farlo più completo e complesso e anche interessante possibile, sono andato a spiegarvi tutto quello che riuscivo sostanzialmente. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, commentare se siete d'accordo con le operazioni fatte, se siete d'accordo con le operazioni che devo fare e tutto quanto. Lasciate hype se potete e condividete assolutamente questo video con i vostri amici bonsaisti. Qui da me e dal mio olmo è tutto e noi ci rivediamo domenica prossima sempre ore 19 con un nuovo video che, se riesco a registrarlo e pubblicarvelo già per domenica, secondo me sarà veramente interessante, quindi rimanete sintonizzati che anche domenica avremo un video super completo, super interessante e che sarà di ispirazione a tantissime persone. È stato un piacere stare anche oggi con voi e io vi rimando al prossimo video. Buon bonsai!